Buongiorno a tutte e benvenuti a casa mia, qui a Roma, la mia casa romana. Tutti insieme, uniti ma distanti, siamo qui per combattere il coronavirus. Quindi, perché no, visto che siamo a casa, condividere emozioni e passioni. Io sono Lucia Silvestri, direttore creativo della gioielleria Bulgari e lavoro con passione in questo brand da oltre 40 anni ormai e ho la fortuna di condividere questo lavoro che mi appassiona con la mia passione più grande, che è quella delle gemme. Quindi oggi con voi mi piacerebbe proprio condividere e parlare un po' di gemme, dirvi qualcosina in più di quello che so, quali sono le emozioni che mi suscitano le gemme. Naturalmente condividere con voi le mie emozioni sulle pietre sarà bellissimo. Mi fa un po' strano perché mi mancano molto e mi manca un po' la mia vita normale, nel senso che mi mancano i viaggi, mi mancano i clienti, mi mancano i fornitori, mi mancano i colleghi, mi mancano le gemme, quindi sarà un po' duro descriverle senza averle in mano, ma ci proverò. Iniziamo dallo smeraldo. Lo smeraldo è una pietra che amo definire una pietra allegra, piena di luce, viva. Cos'è? Qual è la principale caratteristica dello smeraldo? Ovviamente, come tutte le pietre di colore, è il colore. Il colore deve essere vivido, deve essere forte ma non troppo scuro e devi riuscire a vedere all'interno dello smeraldo il mondo della pietra. E la cosa bella è che nello smeraldo noi possiamo trovare delle inclusioni che però rappresentano la vita stessa della gemma e io posso passare delle ore a guardare l'interno di uno smeraldo perché ci sono delle inclusioni che ti riportano al mondo reale. Puoi vedere un prato, puoi vedere un bosco, le foglie, puoi perfino sentire il vento se lo guardi attentamente. C'è una profondità nello smeraldo che è bellissima. Quindi quando seleziono uno smeraldo per Bulgari, seleziono il colore, un colore che mi deve parlare, mi deve emozionare. Una cosa molto importante in tutte le pietre, quindi anche nello smeraldo, è il taglio. Il mio preferito per lo smeraldo è il taglio smeraldo, appunto. Ma la cosa più importante è la proporzione, quindi una pietra può essere bellissima in tutti i tagli, taglio smeraldo, ovale, cuscino, l'importante sono le proporzioni, quindi quando si seleziona una pietra la prima cosa che si guarda naturalmente è il colore, ma la seconda è il taglio. E la cosa che facciamo noi da bulgari è la rifinitura del taglio, quindi noi cerchiamo sempre di rifinire il taglio a seconda del nostro senso estetico, che è molto diverso dagli altri. Quindi la mia passione è anche questa, rifinire queste bellissime gemme nel modo più elegante possibile. E comunque immagino abbiate capito perché indosso una camicia verde, perché parlavo di smeraldi. Cambiamo pietra. Rubino è il rosso, quindi il colore della passione, il colore dell'amore. Che cosa esprime il rubino? Proprio questi due sentimenti. Il colore deve essere un rosso vivido, poi può essere anche molto soggettivo perché anche con un tocco un po' purplish, quindi con un piccolo tocco di rosa, potrebbe essere anche un bellissimo rubino. Naturalmente dipende dall'origine, dal paese di origine, quindi dall'origine della pietra. Però ecco, anche i rubini con un tocco di rosa sono dei rubini che sono molto molto belli. Il rubino naturalmente è una pietra rarissima e soprattutto rubini di una certa grandezza. Parliamo di rubini da oltre 5 carati e è molto difficile trovarli e sarà sempre più difficile. Ho avuto l'opportunità di camminare su un tappeto di rubini e per me è stata un'emozione incredibile, forse il viaggio più bello, più emozionante della mia vita, perché erano rubini affioranti sul terreno e quindi li potevo toccare e li potevo raccogliere come fossero margherite. Il rubino mi ha dato un'emozione fantastica, un'emozione indimenticabile. Anche nel rubino è molto importante il taglio, tutti i tagli sono belli
e come nello smeraldo la proporzione è fondamentale, quindi mai troppo piatti, mai troppo pesanti. Si parla di zaffiri. Lo zaffiro è una pietra che mi appassiona e che io amo forse più di tutte le altre. Ho cominciato la mia storia da Bulgari selezionando zaffiri. Gli zaffiri sono di tutti i colori, quindi l'emozione che ti dà la ricerca di combinare i colori degli zaffiri è pazzesca. Quindi io sono particolarmente legata allo zaffiro. Lo zaffiro che amo di più è lo zaffiro blu e il colore può essere varie sfumature, dal royal blu al blu pavone, al blu del mare. La caratteristica è che sono vivaci, che sono eleganti, è una pietra sofisticata veramente per persone estremamente eleganti e sofisticate. E lo zaffiro lo guardo intensamente e quando lo guardo all'interno io ci vedo il mare e anche vedo materiali diversi, vedo la seta, vedo il velluto, vedo un mondo diverso dagli altri mondi. Quindi per me l'emozione dello zaffiro è un'emozione che non smette mai di essere, perché non bisogna dimenticare che le pietre hanno tutte un'energia potente e io credo nell'energia delle pietre e avere in mano questo regalo della natura, perché non dimentichiamoci che le pietre, le gemme sono regali della natura e avere a che fare con questi materiali è un regalo e con la nostra creatività, con la nostra craftsmanship, la manifattura Bulgari, rendiamo queste pietre delle opere d'arte. Eccomi qui, quindi a conclusione di questa prima masterclass volevo ringraziarvi per l'attenzione e volevo incoraggiare tutti quanti a stare uniti anche se a distanza, ma sono sicura che ce la faremo, soprattutto con l'energia che ci circonda. Io personalmente ci metto la mia e ci metto quella delle mie amate gemme, quindi vi aspetto per una prossima volta con il mio gem table pieno di gemme di tutti i colori e ci divertiremo ancora di più, più forti di prima. Ciao, grazie.